nella maggior parte dei casi uno si ritrova alla faccenda, cookie, accetta, non accetta, poi in realtà il sistema non fa niente, cioè anche se non accetti, il sistema i cookie te li rilascia, per cui è di pura facciata. E se qualcuno va a verificare sta roba, e sta roba si verifica abbastanza tranquillamente, poi cioè, sei nei guai. Eccoci qui. Allora, siamo qui con uno dei nostri partner rivenditori di MyAgile Privacy. Con lui faremo una chiacchierata oggi e quindi do il benvenuto a Stefano Castelli. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Michele, ciao a chiunque ci stia guardando e buongiorno. Allora Stefano, partiamo subito, entriamo subito nel vivo. Come prima cosa ti chiederei se hai piacere di raccontarci un pochino di te, chi sei, di cosa ti occupi, che tipo di clienti hai, come lavori. Vai pure. Sì, certo, volentieri. Allora, io sono attualmente quello che si definisce un consulente web, nel senso che mi occupo di svariate cose. Ho cominciato nel 98, il che fa quasi 30 anni, accidenti un bel po'. Quasi 30 anni che faccio questo lavoro con diverse casacche. Prima ho fatto alcuni anni in un paio di web agency. Io sono di Bologna, lavoro come base a Bologna, e due web agency bolognesi basate molto sulle pubbliche amministrazioni, quindi lì ho sviluppato subito tutta una serie di capacità e di skill relative alla gestione di siti pubblici e via dicendo. Lì nel 2004 ho fatto il primo e, che io sappia, attualmente unico master di alto livello universitario esistente sull'accessibilità digitale, quindi sono diventato Web Accessibility Expert, perché mi sono anche riconfermato secondo varie ISO nel 2022 mi pare, e quindi insomma sono un Web Accessibility Expert certificato. E poi ho aperto una mia web agency con un socio, poi alla fine quell'esperienza è finita, come può capitare a volte, e sono libero professionista da anni. Quindi insomma il mio focus è quello di fornire servizi un po' a tutto tondo, consulenziali sul web. I punti principali di forza sono creazione e gestione di siti web, soprattutto con WordPress, gestione di server, quindi considera che gestisco circa 70 siti di clienti in maniera diretta mia, quindi li ospito, li gestisco, li aggiorno, gestisco la sicurezza, la privacy e tutto quanto. E per questi sono una trentina quelli per cui gestisco la privacy, perché ho anche alcuni clienti molto piccoli o altri che hanno tutte le loro questioni, e poi faccio anche consulenza, formazione su vari temi. Quindi, ecco, questo è più o meno la base delle mie attività e un recap storico. Ecco. Un bel bagaglio di esperienza, anche perché 30 anni sono 30 anni in attività e in condizioni diverse, perché tanto dal dipendente alla società alla libera professione, come singola figura, direi che c'è un bel pool di esperienza che tu hai raccolto nel corso del tempo. Quindi al momento tu, Stefano, cosa fai? Lavori, diciamo, in autonomia con una rete di collaboratori in questo momento. Esattamente, perché appunto il passaggio che tu hai citato adesso è importante, perché io sono arrivato in due web agency che erano all'epoca due delle tre più grosse, sai, a Bologna, comunque, insomma, ce n'è di movimento, ma non è Milano, però insomma agenzie con 20-30 persone dentro, quindi lì ho potuto sviluppare e verticalizzare tutte le mie competenze. Poi dopo ho messo sulla web agency con un socio e quindi lì eravamo in due. Adesso sono addirittura libero professionista e sono da solo, quindi siccome il web è un mondo dove hai tantissime specializzazioni molto verticali, per dire gestire la SEO, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca, tutta quella parte lì è una roba da verticalizzarsi continuamente. Gli studi per l'accessibilità richiedono tantissime competenze, quindi non puoi fare tutto. Cosa fai? Ti rivolgi a un network e guarda caso per il GDPR e la privacy, che è comunque un terreno piuttosto articolato e complesso da gestire a livello web, è necessario trovare dei partner che siano assolutamente affidabili, e quindi insomma
anche lì fare da soli non è esattamente la soluzione più indicata per offrire un servizio, come dire, affidabile e di qualità. Ecco. E quindi ti fai il network, sì. Assolutamente, assolutamente. Guarda, la specializzazione è probabilmente una delle cose più positive che ci sia nel business, con, secondo me, anche diciamo, la cognizione di causa di un po' tutto quello che c'è intorno. Voglio dire, nel tuo caso, tu hai visto hai visto realtà diverse, hai visto tante situazioni diverse, magari sai valutare tantissimi aspetti del tuo lavoro, anche perché come libero professionista ovviamente devi saper fare molte cose, non limitarti a, non so, l'aspetto tecnico o l'aspetto commerciale, cioè devi avere una competenza molto più ampia. Poi è chiaro che a un certo punto avere il contatto, l'appoggio, il supporto di collaboratori che invece sono più focalizzati su certi aspetti ti permette, ecco, di avere un risultato decisamente migliore su tutto quello che poi vai a tenere in mano o a tenere in piedi in qualche modo, mi viene da dire. Sì, senza E dubbio, anche perché cioè, ci sono proprio dei limiti fisici. Ci sono almeno 7, 8, forse 10 professionalità verticalizzate abbastanza importanti o addirittura determinanti in una consulenza web digitale nel mondo di oggi. È impensabile pensare in di un'unica poter persona è incarnare difficilissimo. con qualità tutte. Quindi ne scegli uno, due, tre se proprio sei bravissimo e poi per le altre fai network, senza dubbio. Assolutamente, assolutamente. Guarda, visto che hai toccato l'argomento privacy, appunto, ti vorrei chiedere, dunque, a un certo punto che tu sei arrivato in qualche modo in contatto con noi, hai scelto di collaborare con noi a doppio filo, mi sentirei di dire, perché non ti sei limitato a usarci come un fornitore, quindi acquisto il servizio e tanti saluti, ma hai fatto dei passi avanti, lo hai utilizzato per te lo stai utilizzando per i tuoi clienti, sei entrato nella nostra rete di partner, di reseller ufficiali, quindi hai fatto questo percorso e ti sei affidato e fidato di noi e della nostra soluzione. E ti volevo chiedere quindi, prima di MyAgile Privacy, cioè prima di arrivare a noi, tutta la parte cookie, GDPR, compliance, come la gestivi, come la vivevi e come la affrontavi? Allora, sorrido perché ripensando c'è stata una specie di calvario, che ci scherzo, però è stato complicato perché sono partito su delle questioni con tutti i vari plugin, e WordPress è un mondo fatto di plugin, cioè estensioni funzionali, quindi WordPress non gestisce nativamente una certa cosa e allora tu installi un plugin, ce ne sono anche è pieno di plugin gratuiti, vi dicendo. Quindi sono partito come spesso si parte nel mondo open source ed è giusto così, con dei plugin gratuiti che però e poi parliamo di ormai 8-9 anni fa, che era già molto meno complessa di adesso, perché con la Console Mode 2, i tracciamenti avanzati, il Facebook Metapixel, quello è un mondo da brividi. Cosa è successo? Che io sono partito, ho cominciato a sperimentare lì, i tempi, le modalità e come si dice in questo caso l'effort o comunque lo sforzo necessario per poter implementare delle soluzioni che fossero robuste e affidabili e non di facciata, perché il problema qual è? Che nella maggior parte dei casi uno si ritrova alla faccenda cookie, accetta, non accetta, poi in realtà il sistema non fa niente, cioè anche se non accetti il sistema i cookie te li rilascia, per cui è di pura facciata. E se qualcuno va a verificare sta roba e sta roba si verifica abbastanza tranquillamente, poi sei nei guai, perché è come dire sì, ho rispettato la legge però non l'hai fatto, e questa è una cosa che il web è pubblico, quindi è tutta roba che puoi verificare. Quindi questo tipo è stato un percorso difficile, sono partito da lì, poi sono passato attraverso i più noti, storici, insomma Ubenda, che è stato il primo in Italia ad arrivare, altri li ho provati con diverse fortune, poi fortunatamente sono approdato, devo ringraziare un mio amico che lavora in un'altra web agency di Bologna, per il quale facevo
una serie di lavori, come dire, da terzista, e che mi ha detto: ma senti, ma guarda i ragazzi di MyAgile, sono molto bravi e tutto quanto. E ho guardato, ho detto: oh, aspetta, sta formula mi piace, vediamo come va. Allora ho cominciato a sperimentare col mio, un paio di siti, poi ho cominciato con un e-commerce multilingua, con tracciamento pixel, con Google Tag Manager, l'Analytics e il Google Ads, e girava tutto, funzionava tutto. Ho detto: sta cosa mi piace. E poi è venuto fuori il programma partner, e già che ero rivenditore, perché poi questo è un percorso di 3 anni, diciamo, circa. Nel frattempo avevo installato su circa una trentina all'incirca di miei siti, quindi faccio per venditore di circa una trentina di elementi tra privacy e pixel, e quindi sono entrato nel programma di partnership. Ho capito bene. Interessantissimo diciamo il crescendo, ecco, che c'è stato in questo senso. Quindi, se ho capito bene, non c'è stato un momento per cui il momento di rottura, diciamo, un momento specifico per cui tu hai detto: ok, basta, adesso devo cercare un'altra soluzione. È stata una cosa che è venuta un po', è stata un po' in divenire nel corso del tempo, finché non ci hai trovato. C'è stata un po' la fortuna, direi, nel senso, quella che viene chiamata la serendipità, no? Cioè il fatto che ti accade qualcosa che ti risolve l'inaspettato, perché ero proprio in difficoltà, che dovevo gestire appunto questo sito bilingue con tutti i tracciamenti, e io ne avevo provate tutte, non uscivo vivo. Per esempio, altri modelli di business sì, mi permettevano di fare certe cose, ma non erano economicamente sostenibili, cioè erano delle cose che costavano 500-600 euro all'anno, e mi ha detto: che sei matto, perché appunto, cioè, una cosa è avere un e-commerce, un'altra cosa è essere Amazon, per cui Sì. come risorse, per cui lì io ero nei guai, e questo mio amico è arrivato, siamo andati a pranzo un giorno e mi fa: ma guarda, io sto lavorando con i ragazzi magari, sono molto bravi, provali, boom! Quindi sì, non c'è stata una rottura vera, ma c'è stato un momento di ingresso inaspettato e fortunoso, quindi molto bene. Che sono le cose più belle poi quando ti arrivano così, che ti fanno quella bella sorpresa. Ecco, ascolta Stefano, tu mi hai nominato l'e-commerce, i tracciamenti, la consent mode, ho sentito che l'hai tirata fuori, quindi approfitto per chiederti anche su questo aspetto qui, con i tuoi clienti, che tipo di dialogo, se vogliamo, hai per quanto riguarda questo tipo di aspetti, quindi la consent mode nello specifico, perché è stato un argomento anche molto dibattuto, perché ha creato, riutilizzo il termine rottura, ma ha creato un punto di rottura da prima della consent mode a dopo, soprattutto per attività tipo gli e-commerce, che hanno bisogno di un certo grado di tracciamenti, che vivono di tracciamenti, di conversione, di ottimizzazione di campagne pubblicitarie e di attività marketing in senso più ampio che vengono fatte. Quando tu ti rapporti con questo tipo di clienti, ecco, scendi nel dettaglio quando gli racconti della consent mode, cioè sono clienti che hanno piacere di sapere qualcosina in più, e quindi magari riesci a spiegarmi qualcosa di come funziona, delle eventuali controindicazioni della consent mode che esistono, dell'utilizzo degli strumenti, visto che hai citato anche MyAgile Pixel, che è il nostro altro prodotto dedicato proprio al tracciamento delle conversioni. Oppure è una cosa che il cliente ti prende a scatola chiusa, fra virgolette, cioè il mio referente, il mio consulente sei tu, mettimela a posto, come lo fai, mi interessa relativamente poco. Allora, in linea generale ho un rapporto abbastanza di scambio con i miei clienti, proprio perché ho un rapporto di consulenza generale, quindi mi capita di rado di avere quello che mi dice: fammi questo, non mi interessa come lo fai. Dall'altro io ci tengo molto di mio, un po' sono verboso, proprio un po' sono verboso di mio, ma un po' proprio ci tengo a rendere partecipe il cliente di un certo tipo di percorso, dargli la documentazione, fargli capire dove siamo, perché stiamo facendo certe scelte e perché non ne stiamo facendo di altre, e via dicendo. Quindi per me è un discorso di trasparenza importante, sia da un punto di vista di
commitment di responsabilizzazione mia come consulente, sia anche per tenermi un po' le spalle coperte, nel senso che cioè, se tu fai delle cose per il cliente senza dirgliele, poi il cliente ti può anche giustamente dirsi ma chiedere la ragione in certe scelte. Quindi per questi motivi condivido molto e in generale ai miei clienti piace essere coinvolti, poi magari c'è quello che vuole sapere più dettagli tecnici, quello che dice sì, però non mi occupo. A un certo punto basta. A un certo punto basta, Stefano, ti prego. Però sì, in generale questo è un discorso che faccio e per esempio la consent mode e vari altri elementi di tracciamento sono estremamente complessi, soprattutto se non sei verticalizzato su questa roba, perché allora noi teniamo presente che c'è tutta una parte di compliance a livello legale e tecnica che è estremamente articolata ed è estremamente in divenire. Per esempio c'è l'accordo transfrontaliero che è stato fatto dopo la sentenza Schrems, che è quella che ha messo in difficoltà, che ha creato tutta una serie di questioni tra l'Europa e gli Stati Uniti per il passaggio dei dati transfrontalieri, il safe harbor, cioè ci sono un sacco di cose, ma il punto focale è tenere un equilibrio tra il tracciamento e la privacy e la sicurezza degli utenti, quindi mantenere anche quel profilo che sia il minimo di esposizione nei confronti del dato, nei confronti della sicurezza, e quindi qui entrare in quella che io chiamo la sacra triade: cyber security, accessibilità digitale del web e privacy, perché appunto tutti si basano sul concetto di minore esposizione possibile del dato a possibili problemi di integrità, diffusione, data breach, tutte queste cose qua. Per cui cioè, un data breach sicuramente è in forte relazione con le politiche di cyber security, ma allo stesso tempo, non so, per dire, l'accessibilità del web si basa sugli standard e su una minimizzazione dei dati chiesti, e guarda caso anche nella privacy tu devi chiedere il minimo possibile di dati e devi conservarli nel modo migliore possibile, che è nel modo più conforme agli standard e più compliant con tutta la parte di cyber security. Quindi in questo senso li vedo, no, come una sacra triade. Tornano come concetto, sì. Per cui cosa succede? Che lavorare su questa cosa qui e allo stesso tempo tenere una buona compensazione, no, tra diritti degli utenti, passaggi transfrontalieri, politiche di certi elementi tipo Meta in particolare, che non sono per niente trasparenti, anzi spesso sono piuttosto opachi, e bisogna agire a monte. E per esempio una cosa che fa benissimo MyAgile è fare la cosiddetta proxificazione, cioè si acquisisce dei dati e poi gli passa solo e soltanto quello che deve dall'altra parte. Questa è una cosa notevole da un punto di vista della sicurezza. Poi c'è il blocco preventivo reale dei cookie, un controllo, come dire, granulare, quasi atomico, no? Cioè sul singolo elemento delle cose. Sono tutte cose molto buone. Si aggiunge il fatto che poi c'è anche tutta una centralizzazione di aggiornamento, quindi c'è il nuovo aggiornamento di questo e di quello a livello legale, di framework europeo, questo e quell'altro, e quindi tutti li ritrovi in un modo o nell'altro pronti nella dashboard per essere aggiornati anche sul tuo sito. E questa è tanta roba, è davvero tanta roba. Io non ne uscirei via da solo. Ecco. Bene, guarda, mi fa piacere sentirlo, cioè, mi fa piacere sentire che così ne esci vivo, perché effettivamente l'effort, per riprendere anche il termine che hai usato tu, lo sforzo che facciamo in Management Privacy in questo senso proprio, quindi nel cercare di mantenere la compliance con facilità, è una cosa su cui puntiamo molto, e avere un tipo di riscontro come il tuo cioè, ci fa un sacco piacere e ci dà poi anche quello stimolo, no, a proseguire a farlo, perché evidentemente il riscontro c'è, quindi benissimo. E tutte le cose che tu hai nominato, che poi sono un mix di funzionalità di MyAgile Privacy da una parte e MyAgile Pixel dall'altra, no, per quanto riguarda proxificazione, tracciamenti e via dicendo, effettivamente sono tante, sono complicate. Anche la consent mode tendenzialmente richiederebbe
una fase di configurazione piuttosto articolata. Con MyAgile Privacy invece, domandona a bruciapelo, ma vedo già che più o meno sai dove sto andando a parare. La configurazione dei siti mediamente, visto che mi dici che una trentina sono quelli su cui gestisci questo tipo di aspetti anche, la configurazione dei siti l'hai trovata più facile rispetto a prima, più veloce, uguale? Hai trovato qualche differenza positiva e qualcuna negativa magari? Tanto voglio dire, in maniera molto, molto candida, molto trasparente, che tipo di approccio riscontro? Allora, c'è stata un'evoluzione dentro e fuori. Dentro, cioè la mia, è quella in cui ho dovuto imparare a gestire gli strumenti, a integrarli tra di loro, a farli parlare, a farli collaborare, niente di particolarmente complicato, però insomma c'è stata una parte in cui ho dovuto imparare. Poi però appunto una volta che ce l'hai, quella base poi la riutilizzi, poi c'è anche dentro ci sono anche dei comodissimi strumenti di import-export delle impostazioni, quindi una volta che le hai poi te le porti dietro, e quindi c'è anche, non so, tutti i setupini, come chiamare le cose, come andare a mettere anche, non so, solo gli stili per occupare il meno possibile dello spazio all'interno della versione mobile, perché poi a quel punto se è troppo grande, troppo piccolo ti va a coprire il footer e allora poi non si riescono a leggere, insomma tante piccole cose che quelle si sono sviluppate nel tempo. Poi però c'è anche tutta la parte esterna dell'evoluzione che mi è piaciuta molto, che è quella dello sforzo continuo che io vedo da parte del team di MyAgile, che è quello di fornire strumenti, e quindi le guide approfondite, i dettagli, la parte di ticketing e di risposte, quindi l'help desk che è sempre disposto a ascoltare e risolvere. C'è anche la possibilità di avere delle consulenze apposite, quindi uno può richiedere delle consulenze apposite di sviluppo, puoi chiedere l'installazione professionale se vuoi, per esempio uno come me chiaramente ha imparato a farsele, giustamente anche perché devo sapere quello che faccio, però per dire, se sei un utente singolo col tuo sito e hai il tuo e-commerce e non hai qualcuno che ti segua come me, ti fai la tua licenza singola per MyAgile Privacy Pixel, ti leggi le tue due guide, te le installi e MyAgile ti mette a disposizione tutto e sei volendo autonomo su queste cose. Quindi da quel punto di vista lì e appunto se tu vuoi ti prendi il servizio apposito di installazione professionale e sei a posto. E questa è una cosa che penso gli altri non facciano. Questo all'epoca, insomma, qualche anno fa, fino a 3-4 anni fa, che insomma seguivo anche gli altri grandi player, loro non lo facevano all'epoca. Non so se adesso l'hanno messo su come sistema, per cui questa è una cosa molto positiva, cioè non sei abbandonato, tipo ti compri quel servizio in più, fatto, finito, sei a posto. Quindi è notevole anche quello, devo dire, dal punto di vista, cioè se mi metto nell'ottica del cliente finale che magari non ha non so, hai un referente beauty con un piccolo e-commerce e non vuoi prenderti il consulente ad hoc per questa cosa qua, ecco. Chiaro. Beh, a questo punto se ci ascoltate, se avete un negozio di beauty, zona magari Bologna, andate da Stefano, che a quanto pare è super preparato su tutto l'argomento, e anche le questioni che mi dicevi sull'accessibilità, le certificazioni sono molto molto interessanti. Tra l'altro faccio una piccola digressione. Prima di cominciare a registrare abbiamo fatto una chiacchierata, mi dicevi che siete pochissimi certificati su queste dinamiche qui riguardanti l'accessibilità. Sì, perché l'accessibilità è un tema estremamente vasto, anche molto complicato, perché ci sono montagne di legislazioni, montagne di questioni tecniche, viene coinvolta anche l'usabilità, viene coinvolta un sacco di roba, e quindi è un tema estremamente complesso. Diciamo che c'è tanta attenzione, anche perché appunto è recentemente entrato definitivamente in corso di validità, a metà del 2025 è entrato in corso di validità lo European Accessibility Act, che obbliga sostanzialmente un sacco di gente, tra cui gli e-commerce in maniera particolare, al rispetto completo dell'accessibilità. Quindi adesso se ne parla tanto, ma
per tanti anni è rimasta molto di nicchia come cosa, quindi adesso c'è tanta gente che fa competenze e le sta sviluppando adesso, ma fino a poco tempo fa eravamo un'ottantina, mi pare, in tutta Italia certificati come Web Accessibility Expert, secondo le norme ISO e via dicendo. Poi adesso sicuramente stiamo crescendo tanto come numero e va benissimo così, perché ci sono centinaia di migliaia di siti e servizi da rendere accessibili, però sì, no, non siamo in tanti. Quindi bene. No, infatti, quindi a maggior ragione, ecco, l'attenzione a tutte queste cose denota anche una certa professionalità, mi sento di dire. Ascolta, domanda a bruciapelo così riprendo un attimo il filone delle configurazioni dei siti. Se mi dovessi stimare un tempo medio che ti ci vuole a configurare Managile Privacy per mettere a norma un sito, indicativamente quanto tempo ti prende? Allora, dividiamo siti semplici e siti rognosi, mettiamola così. Vai, fammi anche esatto, una spiegazione di cosa intendi per uno e per l'altro, così. Esatto. Sito semplice è il sito monolingua senza un e-commerce o tracciamenti particolarmente complessi, tipo magari c'hanno un analytics, ma non ci fanno marketing, remarketing. Ecco, diciamo, non so, sito monolingua o anche bilingue con il Google Tag Manager o Analytics 4, a seconda di come l'hanno voluto configurare il sistema di tracciamento, a cosa gli serve, e magari c'hanno la newsletter, MailChimp, Brevo, MailMimi, quella che volete. Bene. Allora, posto che prima ti devi fare tutte le tue configurazioni, che devi avere impostato questo e quell'altro, il cliente ti deve aver dato i codici, i tracciamenti e tutto quanto, circa un'oretta. In questo caso circa un'oretta, ok? E passi dal scarico il plugin, dal repository al finisco il test. Poi, se invece andiamo su quelli rognosi, per darti un'idea, ho un sito e-commerce che ha, allora, potenzialmente sono 8 lingue, in realtà 3 sono disabilitate, quindi 5 lingue. È un e-commerce con 5 lingue su cui viene fatto anche del remarketing e c'è anche la newsletter e c'è anche un chatbot attaccato sopra. Ecco, lì ci ho messo 3 ore per dare un'idea, però ragazzi, 3 ore per una configurazione del genere, cioè, mi ricordo che la prima volta che ho provato a fare una configurazione in altre modalità precedenti, diciamo con altri player, chiamiamo così, una configurazione con la metà della complessità di questo mi ha portato via praticamente più di mezza giornata, quindi, e comunque non è mai stata affidabile al 100%, per cui insomma buono, molto buono. Ok, quindi abbiamo un vantaggio di tempo, ma anche di risultato finale, voglio dire, no? di compliance vera e propria. Ok, sì, guarda Stefano, secondo me siamo verso le battute finali. Mi ricordo che tu all'inizio dicevi che Managile Privacy ti è arrivato sotto consiglio, diciamo, no? Sì. da un tuo collaboratore, da un tuo collega, in qualche modo. Sì. Quindi mi viene da chiederti, allora, se oggi tu dovessi tramandare la cosa, quindi a te è arrivata così, se tu dovessi consigliarlo tu, a tua volta a qualcuno, in maniera molto sintetica proprio, intanto secondo te chi è il profilo di persona, di professionista che potrebbe godere maggiormente di Managile Privacy per la tua esperienza, e poi se non so, un paio di punti, 2 o 3 punti che ti sentiresti di dirgli guarda, te lo consiglio perché. Allora, il punto, cioè il destinatario principale è o la piccola web agency o il professionista come me, perché sviluppare quel tipo di competenze è inaffrontabile, cioè ok, cioè, è come dire sono un esperto SEO, ci devi lavorare tanto, con anni, con certificazioni, con corsi, con 1000 cose, okay? Non è una cosa che te la puoi inventare o ti ci puoi arrabattare. Però in realtà anche un'agenzia abbastanza grande ha un vantaggio strategico su sta roba. Hai un partner verticalizzato e focalizzato su quella cosa, hai un sistema che allo stesso tempo è flessibile ma rigoroso,
hai un sistema che è centralizzato e si evolve seguendo il pattern degli sviluppi tecnici, legali e di vario tipo che vengono coinvolti a vari livelli dentro questo sistema. Quindi ti scarica tantissimo lavoro, cioè anche se tu hai una grande agenzia che ha teoricamente le capacità per gestire questa roba internamente, poi però lo devi andare a implementare e stare dietro a queste soluzioni è un macello nel tempo. Quindi secondo me va bene anche per un'agenzia grande un sistema del genere, però il destinatario principale è o il libero professionista consulente come me o la agenzia medio piccola fino a 7-8 persone, cioè perfetto, cioè hai tutto. È il loro, è il loro sweet spot, diciamo. Ok, ok. Esatto, Guarda, mi hai esatto. nominato l'implementazione tecnica. Io sarei quasi arrivato a salutarti, ma mi è venuta in mente una domanda che Sì. avrei piacere di farti, perché magari hai un riscontro in questo senso. Mhm. Visto che l'hai nominato anche prima, l'help desk, il supporto Sì, su certo. cui cerchiamo di investire tanto, ecco, per questo ti chiedo questa cosa. Se ti viene in mente un aneddoto o qualcosa, insomma un caso particolare dove il supporto, l'assistenza quindi ti ha fatto la differenza, questo magari anche in relazione a esperienze passate, insomma, che tu puoi aver avuto, ecco, con altre realtà, altre soluzioni. Beh, mettiamola così, secondo me Daniele, che è il fondatore e lo sviluppatore principale, un po' mi odia perché proprio nelle ultime settimane mi sono rivolto allo sviluppo e ho interagito proprio con lui perché ho avuto una necessità per un mio cliente che è un brand che lavora nell'ambito del lusso e aveva delle esigenze estremamente stringenti e molto complesse di implementazione di un sistema di consent, quindi pixel e privacy estremamente articolato, determinato da tutta una serie di linee guida da cui non si può scappare e che sono piuttosto complesse da implementare e non ero in grado di farlo da solo perché poi c'era da fare tutto uno sviluppo custom e quindi ho richiesto uno sviluppo custom e ho cominciato a interagire con l'help desk, poi è intervenuto direttamente Daniele e hanno nel giro di una settimana hanno risolto tutto e mi hanno tolto dai guai. Guarda, ho in mente di cosa stai parlando, so che sei stato nei pensieri di Daniele, non in termini di odio assolutamente. L'ha presa molto come sfida quel caso lì e poi effettivamente ho visto che ne siete arrivati a capo, in effetti, sì, sì, sì. Allora Stefano, guarda, io con questa bella cosa, bello excursus sul servizio di assistenza che ti ha effettivamente dato una mano, penso che più o meno siamo arrivati alla fine. Quindi ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per averci dedicato del tempo, per aver raccontato la tua esperienza Grazie a voi per avermi ospitato. e alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.